Stiamo parlando di I colori delle emozioni di Anna Ienas. Ultimamente mi incuriosisce moltissimo la casa editrice Gribaudo, che dalla mitologia alla cucina, alla scienza delle pulizie o la scienza dei cosmetici ci offre soluzioni per tutti i gusti. E se volessi regalare un libro a un bimbo piccolino, il suggerimento di oggi è talmente interessante che lo sfrutteremo come spunto per parlare di emozioni anche tra gli adulti. Identificare ogni emozione con un colore aiuta i bambini piccoli a visualizzare l'immateriale, le loro emozioni, quello che provano. E la versione che possiedo io, che è quella pop-up, dà grandissima soddisfazione. La mia parte preferita è quando si parla di tristezza, eccola qua, dove addirittura c'è la pioggia realizzata con dei cordini. Qual è il target d'età per questo libro? Probabilmente si può cominciare ad usare con bimbi di 2 anni che cominciano a sentire un po' di confusione dentro di loro, però può essere un ottimo punto di partenza anche per bambini un pochino più grandi. Prendendo questo come spunto poi ci si può addentrare nel come si sente il bambino e lasciarlo esprimere liberamente. Dipende poi da bambino a bambino, ovviamente. Per chi non conoscesse il libro ma conoscesse la Disney Pixar, l'idea di fondo è un po' quella di Inside Out. Ogni emozione ha un colore, ma mentre nel film Inside Out della Disney ci sono come degli omettini che vivono all'interno del cervello della protagonista Riley, in questo caso il protagonista è un mostriciattolo che assume un colore diverso a seconda dell'emozione che prova e all'inizio del libro è tutto confuso. Vi mostro il mostro confuso. Eccolo. In suo aiuto arriva una bambina che è in bianco e nero, eccola qui, che suggerisce al mostro un sistema per mettere in ordine le sue emozioni, che fondamentalmente consiste nel raccoglierle colore per colore all'interno di barattoli specifici. Man mano che la bimba spiega al mostro le sue emozioni, il mostro le riconosce. Questa per esempio è la rabbia, che nella versione pop-up si muove aprendo la bocca e muovendo le braccia, molto efficace. Oppure questa è la paura, dove il mostro si sente solo all'interno di una foresta desolata. Molto bella la tranquillità, con questa amaca. Fino in fondo, quando il mostro è riuscito a mettere tutte le emozioni dentro le rispettive giare. Alla fine del libro, giunto il momento in cui il mostro sembra essere tutto in ordine finalmente con le sue emozioni, la bambina non capisce cosa succede al mostro, perché all'improvviso si innamora. Allora, io personalmente quando sono arrivata a quest'ultima pagina sono rimasta un po' perplessa. Mi sono chiesta se fosse veramente necessario in un libro per bambini così piccoli portare il tema dell'affettività, ma forse è giusto. Forse è il momento migliore per cominciare a parlarne. E ho posto questa mia perplessità a una persona esperta, Valerie Moretti, che incontreremo più avanti nel video, quindi per piacere rimanete con noi perché avremo la voce di un'esperta. Se state pensando di comprare questo libro, attenzione soltanto al fatto che ne esistono vari formati. Questo, quello pop-up, è sicuramente il più scenografico, ma è anche il più delicato, quindi nel caso in cui venisse regalato a un bambino piccolino andrebbe sicuramente maneggiato da un adulto. Ad ogni modo il ruolo degli adulti credo sia fondamentale perché non è un libro da capire da soli, richiede un momento di condivisione tra l'adulto e il bambino, primo per spiegare cosa sono le emozioni, poi perché può essere l'occasione proprio per far esprimere il bambino a seconda dell'età, individuare per esempio momenti nei quali si è sentito triste, felice, calmo e così via dicendo. Ultimo ma non ultimo, l'adulto serve anche perché il testo è poco, ma presenta qualche parola difficile. Per esempio, c'è la parola rimpianto, ingiustizia, vigliacca. Quindi sì, questo è un elemento che probabilmente richiede un attimo di attenzione. È stato realizzato anche un gioco da tavolo e si basa fondamentalmente su questo, sul racconto, quindi ci si muove con le pedine tra le varie emozioni cercando di metterle in ordine e mano a mano si possono raccontare degli episodi. Ho sentito parlare un genitore di questo gioco, personalmente non ci ho mai giocato e ne ha parlato in termini entusiastici, quindi direi che è il caso di provare.
Angolo déjà vu. Se anche a voi sembra di aver già sentito questa storia dei mostriciattoli che cambiano colore a seconda delle emozioni, come me potreste aver visto il film d'animazione della DreamWorks Home del 2015, tratto a sua volta da un romanzo del 2007, Quando gli alieni trovarono casa. È un film d'animazione meno banale di quanto sembri. Questi mostriciattoli alieni molto tenerini in realtà sembrano un po' dei polpi e cambiano colore a seconda appunto delle emozioni, ed è uscito praticamente in contemporanea con il libro che stiamo presentando oggi in Italia, tra l'altro. Detto tra noi, visto che sono sicura che lì in mezzo c'è qualche nerd, qualcuno lo conosco personalmente. Se anche voi avete visto la versione inglese di questo film di animazione ve ne sarete resi conto, ma se non l'avete fatto vi consiglio di cercare qualche clip, qualche video su YouTube, anzi magari ve ne lascio uno in descrizione, perché i personaggi protagonisti vengono interpretati dalle voci di Rihanna, Jennifer Lopez e Jim Parsons. Più nerd di così. C'è il rischio che i bambini finiscano con l'associare i colori alle emozioni proprio anche nella vita reale, non soltanto come esercizio, come espediente, e che quindi finiscano col non amare alcuni colori per questa associazione mentale? Allora, a mio avviso no. Possiamo anche porre altri esempi, insomma, artistici, compreso Inside Out, compreso l'esempio del film Home della DreamWorks, per dire che no, si può benissimo ragionare accostando i colori alle emozioni senza bisogno che i due finiscano col sovrapporsi completamente nella mente del bambino. Ma portando il ragionamento anche in termini linguistici, è molto comune usare espressioni come feel blue, che in inglese sentirsi blu, ma si riferisce a uno stato d'animo in particolare, quella sorta di tristezza e di apatia, o noi stessi diciamo rosso di rabbia, perché il volto tende a diventare rosso quando si è molto arrabbiati. Quindi i bambini sono abituati all'utilizzo dei colori anche per intendere delle sensazioni, non vedo un rischio reale in questo tipo di esercizio di espediente. È con grande gioia che adesso vi presento Valerie Moretti, psicopedagogista e counselor, direttore scientifico di Attivamente. Benvenuta Valerie. Ciao Laura, grazie per l'invito, partecipo molto volentieri. Valerie è esperta di educazione e di prevenzione dell'abuso sessuale, lavora moltissimo sia con i bambini che con gli adolescenti, e quindi le ho chiesto di intervenire qui sulle Quote Quadrate, di rotolare con noi, appunto la ringrazio nuovamente, per avere un'opinione su questo libro, in particolare sulla parte finale, laddove io mi sono fermata con il dubbio. Ma ha senso che in un libro sulle emozioni pensato per i bambini si termini presentando proprio l'amore? Secondo me ha molto senso, a me è piaciuta molto la scelta di Anna Lenas. Allora, le emozioni innanzitutto hanno alcune caratteristiche che vi vorrei presentare brevemente. 1. Le emozioni durano poco. Pensate alla gioia, la tristezza, la paura, non durano per un lasso di tempo molto lungo, durano brevemente. Le emozioni si dividono in primarie e secondarie. Le primarie sono quelle ad esempio presentate dal film della Disney Inside Out, nel quale vengono descritte, a dire il vero ne manca una, sarebbe la sorpresa. La sorpresa è l'emozione più breve che c'è, si trasforma immediatamente in altro, può trasformarsi in gioia, soddisfazione oppure in delusione e rabbia. E queste emozioni primarie sono comuni a tutti gli esseri umani in qualsiasi parte del mondo. Le emozioni secondarie invece sono quelle che i bambini imparano a riconoscere andando avanti nel tempo. Un esempio classico che forse ci può aiutare è il senso del pudore. Pensate ai bambini molto piccoli, non hanno senso del pudore, non hanno grossi problemi a mostrare il loro corpo nudo, ad esempio in spiaggia. Solo successivamente questo senso del pudore comincerà a svilupparsi e i bambini cominceranno a chiedersi: a chi ho voglia di mostrare il mio corpo nudo? Da chi sono disponibile a farmelo toccare? I sentimenti invece durano nel tempo, durano molto e hanno una seconda caratteristica meravigliosa: creano legami. L'amore è un sentimento meraviglioso che dura nel tempo ovviamente e crea legami. Per cui forse quale conclusione migliore per un testo di questo tipo che chiudere il testo aprendo una finestra ai sentimenti? E perché non scegliere proprio l'amore?
per fare questo passaggio. Casualmente, ma forse non troppo, sul tema dei mostri adattivamente, dove sei direttore scientifico, portate avanti da anni un progetto che si chiama Questo Mostro Amore e con il quale girate praticamente l'Italia per i teatri, lavorando appunto con gli adolescenti con enorme successo. Lo so personalmente perché ho avuto modo di accedere ad alcune review. Raccontaci in che cosa consiste e perché è così importante questo lavoro che fate sugli adolescenti, soprattutto in questo momento storico nel quale la sensibilità verso i rapporti paritari, i rapporti di coppia sta diventando così alta. Questo Mostro Amore è un progetto di prevenzione primaria della violenza nelle coppie di adolescenti, in letteratura viene definita teen dating violence. Come attivamente portiamo avanti questo Mostro Amore ormai da molti anni, abbiamo incontrato quasi 10.000 ragazzi, migliaia di docenti ed è un progetto che ci ha portato veramente in giro per tutta l'Italia e ne siamo onestamente molto fieri. I progetti in cui si lavora sul teen dating violence devono essere costruiti e realizzati secondo delle linee guida date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Queste linee guida ci indicano la strada, sappiamo che devono essere inseriti elementi molto importanti legati all'educazione all'emozione, educazione all'affettività, bisogna parlare di rispetto di sé, di rispetto dell'altro, della costruzione di una relazione rispettosa, come si sta all'interno di un conflitto, quale può essere un modo perché un conflitto possa portare dei risultati e possa essere comunque un conflitto evolutivo. Sappiamo che all'interno di una relazione violenta la vittima proverà alcune emozioni, per cui insegnare ai ragazzi quali sono queste emozioni, come si riconoscono, pensiamo all'umiliazione, al possesso, alla limitazione, sono solo alcuni esempi. E quali sono invece le emozioni che ritroviamo all'interno di una relazione rispettosa, per cui ad esempio la condivisione, il rispetto, la fiducia. Il parlare con i ragazzi di questi mondi emotivi, parlare di rispetto, di fiducia, getta delle basi solide perché i ragazzi siano in grado di costruire in realtà un sistema affettivo di condivisione con l'altro, anche all'interno di una relazione amorosa che sia sempre rispettosa. I dati che abbiamo a disposizione ci danno alcune indicazioni. Sappiamo che costruire delle relazioni amorose violente in età adolescenziale è fortemente predittivo della costruzione di relazioni violente in età adulta. Sappiamo che per coloro che sono coinvolti in relazioni violente in età adolescenziale la probabilità di utilizzare sostanze, alcol, di avere un forte calo di rendimento scolastico è maggiore rispetto a chi invece costruisce e vive relazioni amorose rispettose. E sappiamo inoltre che questi progetti hanno un tasso di successo estremamente elevato, perché noi possiamo potenzialmente incontrare all'interno di un gruppo classe tanto delle potenziali vittime quanto dei potenziali abusanti, che avendo strumenti a disposizione per riconoscere il comportamento dell'altro o dell'altra e il loro, possono impegnarsi per costruire in realtà delle relazioni rispettose. Questi dati sono incoraggianti, ci dicono anche che se noi lavoriamo fin dall'età adolescenziale su questa strada, noi possiamo veramente gettare delle basi per limitare il più possibile il fenomeno della violenza nelle coppie adulte. Grazie Valeria di averci presentato questo Mostro Amore e grazie della tua competenza a servizio di questo video. In descrizione lascio come sempre fonti e spunti per approfondire ciò di cui si è parlato in questo video e se anche oggi in questa veste un po' diversa vi è piaciuto rotolare con noi, mettete un pollice in su, così giustificate anche il fatto che nonostante abbia il mal di gola mi sia impegnata a fare questo video perché ci tenevo un sacco prima delle festività natalizie. Grazie! E vi faccio notare che siamo quasi 500 ufficialmente. In realtà sono molte di più le persone che seguono, ma ufficialmente siamo quasi 500. Se non ti sei ancora iscritto è il momento buono per farlo, è un ottimo regalo di Natale. Vi saluto con grande emozione e continuate a rotolare con noi. Ciao! Se vi è piaciuto particolarmente sentir parlare di colori, direi che è il caso di proseguire con il video di Cromorama, un libro che parla espressamente di colori nella cultura moderna e di come li vediamo in modo leggermente diverso da come li vedevano gli antichi. Ma quanto sono belli i miei orecchini artigianali natalizi! Amo gli orecchini artigianali.